Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di... Questa volta vi voglio sorprendere con la semplicità, un progetto molto facile alla portata di tutti, soprattutto anche perché è un progetto dove si può molto personalizzare. Intanto vi faccio vedere l'occorrente, poi alla fine del video rimanete con me che vi faccio vedere anche le varianti e anche come potete divertirvi. Avete necessità dell'uncinetto numero 3, il metro e un filato per borse. In questo caso io ho scelto un Tie Italy, che è praticamente un cordino elaborato a tubolare, non so se riuscite a vederlo perché è nero, ma è bellissimo. E abbiamo una rocca da 200 grammi che sono circa 300 metri, da utilizzare con uncinetto 3 o 4. Voi potete utilizzare qualsiasi filato, qualsiasi. È normale che se utilizzate un acrilico o una lana perché volete fare una versione invernale, di foderarla perché magari con il peso non riesce a reggere, o comunque metterci anche un altro filato insieme che lo possa tenere. È un progetto molto facile, adesso vi farò vedere la grafica per le misure. A chi non interessa questo può passare direttamente all'esecuzione del modello. Io con il mio uncinetto e il mio filato ho preso come base queste misure. Intanto questo è un pannello che si lavora in questa maniera, quindi abbiamo una catenella lunghissima che in realtà nel mio caso sono 40 catenelle più 40 che sono 80 più 62 che sono 142. Detto ciò è divisa in tre parti distinte. Abbiamo una prima parte lavorata a maglia alta che sono circa 20 cm e sono 40 catenelle, poi una parte dove abbiamo un punto fantasia formato da 2 catenelle punto basso che sono 62 catenelle e sono circa 27 cm, e poi l'ultima parte che abbiamo 40 catenelle e sono circa sempre 20 cm. Quindi io inizio una parte a maglia alta, una parte col punto fantasia e finisco con la maglia alta, mi alzo, torno indietro, maglia alta, punto fantasia, maglia alta, e lavorate per tutte le righe che desiderate. Io ho lavorato per 23 righe e per 23 cm. Ora vi faccio vedere il pezzo finito, dopo iniziamo subito a fare un campione. Il risultato è questo: parte della maglia alta, parte del punto fantasia e parte della maglia alta. Questo è il mio pannello, questa è la mia grafica e questo è il pannello originale. Ora iniziate a caricare tutte le catenelle iniziali. Se avete un filato simile al mio di spessore e di uncinetto potete utilizzare queste catenelle, altrimenti se avete un filato più spesso oppure più sottile vi consiglio di basarvi più che altro sui centimetri. Ok, abbiamo il multiplo solo sulla parte centrale, quindi solo qua, solo qui, ed è 3 più 2 catenelle, cioè tante volte 3 3 3 3 3, che in realtà io sono arrivata a 60 più 2, quindi 62. Per quanto riguarda la parte della maglia alta non avete multipli, di conseguenza caricate tutte le catenelle che desiderate in base a quanto volete alta la borsa. È normale che questa parte e questa deve essere uguale, identica, non possiamo avere una più lunga e una più corta. Volevo farvi vedere il campione con la rocca nera, ma c'era il rischio che non si vedeva nulla. Allora cosa ho pensato? Ho pensato di utilizzare questo acrilico solo per farvi vedere come si fa a crearla. È normale che non andrò a caricare 40, 40 e 62, ma facciamo un pezzo più piccolo, un campione più piccolo, ma tutto sommato, come avete visto nella grafica precedente, io vi ho dato anche i centimetri. Ora iniziate semplicemente a fare delle catenelle. Per la prima parte direi che ne facciamo 10, poi per quanto riguarda la parte centrale ne facciamo 21 più 2 e sono 23. Intanto sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 e la marchiamo. Almeno per la prima riga vi consiglio di utilizzare i marcapunti. Poi ne dobbiamo fare 21 che deve essere multiplo di 3
più 2 catenelle, quindi sono 1 2 3 21 22 23, 1 che vale per l'altra porzione, quindi ho marcato la catenella, scusate, numero 10, ho fatto tutta la porzione delle 23 e adesso ho marcato la prima dell'altra porzione, la terza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Ora vi faccio vedere come mai ho lavorato così in modo largo, altrimenti c'era il rischio che la parte iniziale della nostra borsa fosse un po' più tirata, e non è quello che ci serve. La borsa deve rispettare le catenelle iniziali, e se le catenelle iniziali sono molto strette c'è il rischio di sbagliare tutto il lavoro, quindi mi raccomando, le catenelle devono essere larghe. Ne aggiungiamo un'altra, giriamo e lavoriamo sulla parte dietro delle catenelle, qua dove c'è questa costina che si crea, e facciamo punto basso e una catenella come maglia alta. Allora, per la prima porzione è molto facile, noi dobbiamo andare semplicemente a fare delle maglie alte, cioè il marcapunto che striscia, quindi lo metto così, magari mi vedete anche meglio, c'è il bianco che risalta bene. Mentre io faccio queste maglie alte vi voglio dare anche un po' di suggerimenti. Se avete dei cordini in casa più o meno dello stesso spessore, magari delle rimanenze, questa borsa è perfetta per utilizzarle, perché avrete una borsa alla moda molto molto colorata. E fidatevi che non è finita qui, questo è solo il pannello. Per andare a fare gli ultimi dettagli, che in realtà è una cucitura tutta attorno, dobbiamo fare una cosa molto importante. Facciamo anche l'ultimo punto alto, che è quello marcato col marcapunti, notate? Ora andiamo a lavorare in quella porzione dove abbiamo il multiplo di 3 più 2, facendo 2 catenelle, poi tenete l'uncinetto, tirate 1 2, nel terzo punto facciamo un punto basso, poi 1 e 2, contate 1 e 2 sulla base, punto basso, 1 e 2, questo per arrivare al prossimo marcapunti. Fatta la porzione di maglie alte, fatta tutta la porzione intermedia con il punto fantasia, andiamo caricando l'uncinetto, dopo aver fatto le ultime 2 catenelle lo carichiamo, andiamo a fare una maglia alta qua nella catenella marcata. L'ho marcata un po' in malo modo, adesso lo tolgo che non mi serve. Ok, 1 2, quindi nel terzo punto maglia alta, non più maglia bassa, perché da adesso in poi dobbiamo andare a lavorare le restanti punti alti per arrivare a 10 della porzione ultima, della terza porzione. Lavoriamo anche l'ultimo punto, questo lo prendiamo pieno perché se prendo la costina mi esce il filo, eccolo qua. Giriamo la riga, chiudiamo con un punto catenella, poi prendete la costina dietro, non la costina verso di voi ma quella dietro, e fate punto basso, una catenella, caricate e lavorate tutte le maglie alti nella costina dietro. Così facendo noi abbiamo una borsa elastica. Questo modello io non lo andrò a foderare perché è talmente semplice, è bellissimo e lineare che non ha bisogno di essere foderato. È normale che se voi andate a utilizzare tantissime rimanenze, avete tanti cappietti da dover nascondere, per non impazzire vi dico foderatela, perché fate prima o comunque ci infilate una sacca. Vado a lavorare anche l'ultimo punto alto, notate, e ora devo fare il punto fantasia. È molto facile perché ce l'abbiamo già di base, quindi 2 catenelle,
punto basso nel punto basso, 2 catenelle, punto basso nel punto basso, 2, punto basso. Questo è da fare per tutto il pezzo con il punto fantasia. Ora per la prossima riga non dovete impazzire come per questa seconda, perché noi ci ritroviamo ad avere le righe tutte uguali, identiche, di andata e di ritorno. Vi faccio vedere adesso come si fa a proseguire. Prendo il filo, vado direttamente a lavorare la maglia alta in costa dietro. Anzi, vi faccio vedere anche l'avvio della terza, perché lavoreremo sempre nella costa dietro, quindi magari per chi ha questo dubbio. Io ho iniziato un gomitolo nuovo, quindi ho difficoltà a prendere il filo. E per quello che dicevo, che è talmente facile, ma talmente facile questa borsa, è talmente alla moda che chiunque la può fare, anche chi ha pochissima esperienza con l'uncinetto. Mi raccomando, qua lavorate anche quest'ultimo punto, se no rischiate di stringere il pannello, invece voi dovete andare dritte. Punto catenella, giro il lavoro, inizio con punto basso, catenella, carico e maglia alta. E il lavoro è questo. Ora io lo metto via che non mi serve più e andremo a proseguire sul pezzo originale, dove dovremo fare una cucitura che sarà piegato così, e dovremo fare una cucitura da qui tutto attorno, che vi faccio vedere. Lo so che non è l'ideale per voi vedere un video progetto nero, ma è talmente facile che non vi serve neanche tanto vedere tutti i movimenti che faccio, a parte il campione che ho già fatto, perché da adesso in poi è molto semplificato. È molto carina anche semplicemente piegarla e fare la cucitura, ma io ho in mente un'altra cosa un po' più particolare, che gli dia un po' più di carattere. Io in questo pezzo qua andrò a fare un nodo. In che modo? Utilizzando il pannello. Quindi prendiamo il pannello e facciamo un nodo. Notate, lo tengo così, lo passo sopra le dita e qua nell'asola che ho creato faccio passare il pannello. Dovete avere un po' di pazienza, perché stiamo parlando tutto sommato di un progetto, di un filato, scusatemi, spesso, un filato che non si addice a quello che sto facendo, ma io per dargli della morbidezza ho utilizzato il punto fantasia con le catenelle, quindi gli ho tolto un po' più di rigidità. Se l'avessi fatto tutto con la maglia alta sarebbe stato quasi impossibile da fare questo. Ora dovete stringere questo nodo fino ad arrivare a tirar fuori sia da una parte i motivi, i quadratini con le catenelle. Da questa parte c'è, facciamo la stessa cosa anche da quest'altra parte, lo tirate fuori, eccolo. Per quanto lo tiriamo fuori? Ma io direi 1 centimetro o 2. Poi pensate che questa borsa con l'utilizzo, con la roba che ci mettiamo dentro, che magari è un po' più pesante, si stringe il nodo e si auto modella, quindi non vi preoccupate. Dopo aver fatto il nodo, che è molto fondamentale per questo modello, lo tiriamo per bene, avendo noi sia un lato che l'altro lavorato uguale, identico, con gli stessi numeri, quindi 40 e 40 catenelle. Non ha importanza se si rovescia un attimo l'interfaccia, cioè che si rischia che questa sia al contrario di questa, non ci sono problemi. Lo pieghiamo la nostra borsa in questa maniera e andiamo a fare le cuciture. Qua il nodo lo potete stringere di più o di meno, come ho detto prima, perché si autoaggiusta, e noi l'avremo questa maniera. Adesso io prendo il filato e faccio insieme a voi la cucitura.
La cucitura la facciamo da questo marcapunti fino ad arrivare a questo. Cosa significano questi marcapunti? Allora, lo spazietto per riempire la borsa è questo qui. Se io avessi fatto la parte del punto fantasia più lungo, avrei avuto un po' più di altezza, ma volevo una borsina piccolina, fatta con una rocca sola e soprattutto molto comoda da portare a mano, quindi da indossare in questa maniera. C'è da dire che più la borsa è larga, più il nodo qui è largo perché le righe aumentano. Al contrario, più è piccolina, più il nodino è piccolino. Quindi io, per lasciare un po' di spazio qua, ho lasciato 12 punti da una parte, 12 dall'altra, 12 da una parte, 12 dall'altra. Questo per la mia necessità, ma se voi già all'inizio, quando fate la catenella, questa parte qui dei punti fantasia lo fate un po' più lunga, avrete già un manico più lungo. Prendiamo la borsa, prendiamo il filato, facciamo un nodino e iniziamo a fare la cucitura. Tolgo il marcapunti, spero che si veda. Allora, queste due sono le asole, questa e questa. Prendete la costina verso di voi su questo pannello, dall'altra parte prendete la costina esterna sull'altro pannello. Vedete, in entrambi i pannelli abbiamo preso la costina esterna da questa parte, la costina esterna dall'altra parte, e prendiamo l'asola, punto catenella, rientriamo e facciamo un punto basso. Quindi aspettate che avvicino la camera. Punto dalla mia parte, quindi costina dalla mia parte, costina dall'altra parte, prendo il filo, punto basso, costina dalla mia parte, costina esterna dall'altra parte, punto basso. Questo fino ad arrivare qui nell'angolo. Dopo aver fatto tutti i punti fin giù, ora dobbiamo lavorare su questo margine. Allora, siccome noi abbiamo lavorato con la maglia alta, vi consiglio di fare 2 punti bassi per riga. Semplicemente entrate nel lavoro, punto basso, e poi di nuovo punto basso. Se vi sembra che l'angolo non è molto a 90, potete fare anche una catenella prima di proseguire. Tratte una volta, entrate la seconda volta nell'altro sotto, punto basso. Questo per arrivare nell'altro angolo qui, dopodiché qua avete tutti i punti predisposti perché ci sono le maglie alte, e andate a cucire fino al vostro marcapunti, che potrebbero essere giusto a distanza di 12, ve lo faccio vedere, di 12, di meno oppure di più, in base a quanto è lungo il vostro manico. Eccola qui finita. Dentro ho messo il mio astuccio con gli uncinetti, che così gli dà un po' di sostegno. Queste sono le cuciture che l'ho già girata, vedete, questa è la parte interna, questa è la parte esterna, non si vedono neanche. Poi questa è la cucitura qui sul fondo e l'altro laterale. È bellissima, è anche comodissima perché non ha bisogno anche di tante chiusure, cioè se proprio ci tenete ci mettete magari 2 bottoni o un bottone unico al centro, altrimenti la lasciate così com'è. Vediamo un attimo un po' di indicazioni, anche se nel video progetto le ho già un po' accennate. Voi potete farla a colore unico come la mia. Mi dispiace per il nero, ma è un filato che avevo in casa, quindi volevo metterlo all'opera. Ho utilizzato una rocca sola, anzi mi è avanzato un po' di filato, se devo dirla tutta.
mi è avanzato questo, che ora vedrò come utilizzarlo. Poi potete farla con un qualsiasi filato. È normale che se utilizzate la lana o l'acrilico, diciamo che questa borsa non ha tanto sostegno, cioè rischia magari di allungarsi con il tempo, però è anche molto piccolina, quindi non è che potete mettere dentro tanto peso. Lavorandola con il punto alto in costa, notate che è molto elastica sia per quanto riguarda larghezza che in altezza. Potete utilizzare anche il punto peno, ma lì diventa un po' più rigida. Per di più, per chi ha tante rimanenze in casa e più o meno queste rimanenze hanno lo stesso spessore, lì vi consiglio sempre di utilizzare l'uncinetto più grande, quindi dovete prendere di base il filato più grosso. Fate delle righe colorate, una riga di un colore, una di un'altra, due di un colore, due di un'altra, insomma siete liberi, perché alla fine noi abbiamo tutto questo pannello che va a lavorare. Io l'ho lavorato sulla lunghezza, ma potete lavorarla anche nella larghezza, poi vi concentrate sulla parte del punto fantasia. Io l'ho scelto per una questione pratica, perché se avessi fatto direttamente le linee, le righe con i punti alti, questo nodo avrebbe avuto bisogno di più lunghezza, cioè non bastavano 62 punti, ma molti di più, perché comunque per farlo ci vuole un bel po' di materiale. Questa è una sola idea, poi dopo per quanto riguarda la vostra personalizzazione non vedo l'ora di sapere cosa vi passa per la testa, cosa riuscite a creare. È facilissima, si crea in un attimo, l'unica cosa che vi serve è tanta voglia. La trovo ideale anche per i filati estivi, ora che ci penso. Una bella borsina in raffia con un bel nodo gli dà quel chic in più che serve d'estate. Fatemi sapere sempre nei commenti cosa ne pensate, se vi piace come idea, se l'avete già vista, se vi sembra noiosa o troppo semplice, oppure la trovate un po' particolare. Io vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video progetto.